Abbiamo parlato di investire nei mercati finanziari, ma detta così è una cosa che lascia un po' il tempo che trova, poiché ci sono tanti strumenti sui mercati finanziari e se non si sa bene cosa si sta facendo può diventare molto rischioso. Quindi, quali sono gli strumenti più semplici alla portata di tutti che dovremmo utilizzare? Sicuramente gli ETF, uno strumento tra i più giovani presenti sul mercato che non tutti ancora conoscono, ma che tutti gli investitori, soprattutto quelli che sono alle prime armi, dovrebbero conoscere. Nel video di oggi andiamo ad analizzare cosa sono e perché dovremmo utilizzarli. Ciao a tutti e bentornati su My Dire Wall Street, un canale che si occupa principalmente di finanza personale e investimenti, quindi se sono argomenti che ti interessano non perdere tempo, iscriviti e attiva le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornato. Gli ETF sono uno strumento, come abbiamo detto, relativamente giovane che è nato negli Stati Uniti a metà anni 90 ed è disponibile per gli investitori italiani a partire dal 2002. Sono l'acronimo di Exchange Traded Funds, ovvero letteralmente fondi scambiabili in borsa. Quindi sono dei fondi indicizzati che sono negoziabili in borsa e che replicano appunto l'andamento di un indice. Per fare un po' di chiarezza andiamo a vedere velocemente cos'è un indice. Gli indici sintetizzano il valore di un paniere di azioni e le sue variazioni nel tempo. Possono essere classificati in base ai settori, quindi avremo degli indici generali o degli indici settoriali, oppure più spesso vengono classificati per area geografica, quindi avremo degli indici di macro aree come può essere un continente, quindi degli indici europei, degli indici americani, degli indici asiatici. Oppure essere più dettagliati e definire un singolo paese, quindi avremo l'indice italiano, l'indice tedesco, l'indice degli Stati Uniti, l'indice della Cina e così via. Hanno quindi principalmente lo scopo di riflettere l'andamento del mercato a cui si riferiscono. Gli indici più famosi sono l'S&P 500 che rispecchia l'andamento degli Stati Uniti in quanto al suo interno sono contenute 500 aziende più capitalizzate degli Stati Uniti, MSC World che al suo interno contiene 1600 aziende circa e rispecchia un po' l'andamento del mercato globale. Per quanto riguarda l'Italia invece abbiamo il FTSE MIB che è costituito dalle 40 aziende a più alta capitalizzazione italiana e per quanto riguarda invece l'Europa abbiamo lo Stoxx 600 che è costituito dalle 600 aziende più grandi d'Europa. Bene, una volta definito cos'è un indice, andiamo a vedere come fanno gli ETF a replicare l'andamento degli indici. Gli ETF possono essere a replica fisica o a replica sintetica. Quelli a replica fisica possono essere suddivisi a loro volta in una replica completa, il che vuol dire che all'interno dell'ETF sono contenuti tutti gli elementi che compongono l'indice, oppure a campionamento, il che vuol dire che viene fatta una selezione di questi elementi, vengono presi quelli che pesano di più e quindi che ne influenzano maggiormente l'andamento. Per quanto riguarda la replica sintetica, in realtà l'ETF non detiene gli elementi che compongono l'indice, ma viene fatto un accordo con una controparte che si impegna a pagare il rendimento dell'indice. Possono essere founded o unfunded a seconda del tipo di rapporto che c'è con la controparte. Gli ETF possono contenere al loro interno sia azioni che obbligazioni che mercato immobiliare o mercato monetario. Nel caso in cui invece contengono delle materie prime vengono detti ETC, ovvero Exchange Traded Commodities. Quindi avremo degli ETF che replicano l'andamento di una o più materie prime, come possono essere il petrolio, l'oro, l'argento, eccetera. Il vantaggio principale degli ETF è che con un solo acquisto possiamo avere un portafoglio super diversificato, contenente al suo interno decine, centinaia o addirittura migliaia di azioni. Andiamo adesso a vedere le differenze tra gli ETF e i fondi tradizionali. Le differenze sono sostanzialmente due, ma sono molto importanti e ne variano profondamente i costi. La prima differenza riguarda i canali di vendita, mentre la seconda la modalità di gestione. Per quanto riguarda la modalità di vendita, vediamo che gli ETF sono scambiati in borsa, mentre i fondi tradizionali vengono venduti attraverso banche e consulenti. Questo fa sì che i fondi abbiano dei costi molto più alti perché bisogna remunerare tutta la filiera, a cominciare dalla società di gestione per finire con tutti i soggetti legati al collocamento e alla vendita dei titoli. Molto spesso questi sono costi nascosti e non ci si accorge di sostenerli. Per quanto riguarda la modalità di gestione, gli ETF hanno una gestione pressoché passiva, mentre i fondi sono a gestione attiva. Questo fondamentalmente perché gli ETF hanno come obiettivo di riprodurre la performance del benchmark, mentre invece i fondi hanno come obiettivo quella di battere la performance del benchmark. Anche questo ovviamente concorre nell'aumentare i costi relativi ai fondi tradizionali. Inoltre c'è da dire che i fondi tradizionali a gestione attiva finiscono molto spesso per avere dei rendimenti peggiori del benchmark. Ecco un esempio di costi di gestione tra un ETF e dei fondi tradizionali. In questo caso abbiamo preso l'ETF MSC World
che replica l'andamento del mercato globale, contro un fondo attivo che replica lo stesso andamento. Come vedete, i costi sono nettamente diversi. Si va da uno 0,12% annuo dell'ETF contro l'1,65% annuo del fondo attivo. Quindi gli ETF sono meno costosi di 14 volte in questo caso. Esistono anche degli ETF, detti ETF Smart Beta, che sono ETF a gestione attiva. Questi hanno dei costi sicuramente più alti di ETF tradizionali, ma che comunque sono molto più contenuti rispetto a un fondo attivo. Infatti, da questo grafico possiamo vedere come effettivamente gli smart beta si vadano a collocare a metà tra gli ETF e i fondi attivi. Gli ETF sono inoltre estremamente sicuri, poiché il patrimonio degli investitori è considerato asset speciale. Questo vuol dire che anche in caso di fallimento dell'emittente dell'ETF, i soldi sarebbero comunque al sicuro perché di esclusiva proprietà degli investitori o degli azionisti. In particolare, quando scegliamo un ETF, dobbiamo fare attenzione che nella descrizione sia indicato il termine UCITS, come in questo caso, che sta a indicare che quell'ETF è conforme alla normativa UE in materia di investimenti. Questo obbliga i gestori a rispondere a una serie di requisiti di sicurezza, tra cui la compilazione del KID. Andiamo a vedere in particolare cos'è il KID. Per ogni ETF dal 2012 è obbligatorio che l'emittente compili un KID, un Key Investor Information Document, che in sole 2 pagine sintetizzi le informazioni più rilevanti. Questo è fondamentale perché l'investitore possa comprendere ragionevolmente la natura e i rischi dell'investimento. Questo è diviso in 6 sezioni ben definite che adesso andremo a spiegare. La prima sezione, che è qui in alto, ci dà i dati identificativi del fondo, quindi vediamo il nome, in questo caso iShare che è l'emittente, S&P 500 UCITS, abbiamo parlato prima, ETF che è in dollari, qui c'è l'ISIN, cioè il numero di riconoscimento dell'ETF, e il gestore che è BlackRock. La seconda parte deve definire obiettivi e politica di investimento, che in questo caso ci dirà che l'obiettivo è replicare il rendimento dell'S&P 500. Una terza parte deve riguardare il profilo e il rischio del fondo. Come vediamo si va da una scala da 1 a 7, dove 1 è il rischio più basso e 7 è il rischio più elevato. In questo caso questo ETF è a rischio 6 perché essendo completamente azionario è più esposto alle oscillazioni di mercato. Un'altra parte deve riguardare le spese, in maniera molto chiara vengono evidenziate tutte quelle che sono le spese dell'ETF. In questo caso l'unica spesa che avremo è dello 0,07% annuo. Nella quinta parte vengono evidenziati i rendimenti ottenuti in passato, con l'avvertenza che l'andamento del valore registrato non costituisce un'indicazione dei risultati futuri. Come vediamo c'è anche il paragone con l'indice di riferimento, che è abbastanza affidabile perché rispecchia in maniera molto precisa quelli che sono i risultati dell'indice. In ultima analisi abbiamo delle informazioni pratiche che servono a rendere noti al risparmiatore, alla banca depositaria, le fonti per reperire documenti legali e il valore della quota. Vi metto in sovraimpressione quello che è stato il rendimento medio dell'MSC World negli ultimi 50 anni, ossia un 9% annuo, con una garanzia di essere in positivo se si investe per almeno 14 anni. Questo ci fa capire che se abbiamo degli obiettivi a medio-lungo termine, investire in ETF, quindi investire negli indici, soprattutto in alcuni indici, ci dà delle garanzie abbastanza solide di portare a casa dei rendimenti. Chiaramente dipende dagli indici che andiamo a scegliere, ma non c'è bisogno di andare a scovare degli indici sconosciuti, ma basta affidarsi agli indici che rispecchiano il mercato globale o comunque quello del mercato più forte, che è quello americano. Riepiloghiamo quindi quali sono i vantaggi degli ETF. Questi sono liquidi, essendo facilmente negoziabili su qualsiasi broker online o banca, possono essere acquistati e venduti con un semplice click durante gli orari di apertura della borsa dove sono quotati. Sono economici, come abbiamo visto sono davvero molto economici, con un costo medio che si aggira attorno allo 0,15% annuo. Non presentano costi di intermediazione di alcun tipo. L'unica spesa è la commissione di acquisto che varia a seconda della banca, ma è compresa tra i 5 e i 15 euro. Sono semplici, non fanno altro per replicare un indice, quindi sono semplici da capire e da monitorare, dal momento che ottengono una performance quasi identica all'indice di riferimento. Inoltre, la compilazione del KID li rende facilmente confrontabili e mette in condizione l'investitore di capire facilmente il profilo di rischio-rendimento a cui si sta approcciando. Sono diversificati, all'interno di un ETF possono essere contenuti anche migliaia di titoli, a seconda dell'indice che replicano. Ad esempio, un ETF sull'indice MSCI World, che replica l'andamento del mercato azionario globale, ha all'interno circa 1600 titoli. Questo ci permetterà con un solo acquisto di avere un portafoglio più che diversificato, sia per valuta, sia per regione, sia per settore.
Questo permette di attuare delle strategie di investimento bilanciate anche con poco capitale. Inoltre, come abbiamo visto, sono molto sicuri. Se siamo alla ricerca di uno strumento che ci permetta di investire in maniera semplice, con costi vicino allo zero e di partire anche con un capitale ridotto, gli ETF sicuramente sono la soluzione ideale. Veniamo all'ultima parte del video, ovvero come investire in ETF. La risposta è davvero semplice, poiché, come abbiamo visto, basta un semplice conto bancario oppure un broker online e in pochi clic saremo in grado di acquistare le nostre quote. Ovviamente è importante tenere in considerazione i costi di commissione perché, anche se abbastanza bassi, se iniziamo con capitali molto ridotti possono comunque influenzare il rendimento del nostro portafoglio. Quello che consiglio è di iniziare con dei broker che ci danno la possibilità di acquistare degli ETF in maniera gratuita. A questo proposito penso che il miglior broker attualmente sul mercato per quanto riguarda gli ETF sia DeGiro, che dà la possibilità di acquistare oltre 200 ETF in maniera gratuita. Vi lascio il link in descrizione nel caso in cui volesse aprire un conto. Una volta chiaro cosa sono gli ETF e come usarli, dobbiamo poi vedere come scegliere un ETF e quali sono i parametri più importanti da confrontare e verificare. Questo lo farò in un prossimo video, quindi se non siete ancora iscritti fatelo subito, attivate le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati e non perdervi i prossimi video. Per adesso vi saluto, alla prossima, ciao!